Eccola la zona colpita dagli incendi che sono proprio arrivati a ridosso della città. Intere colline completamente bruciate. Non ci crederete, saranno passati almeno 10 giorni. È proprio inquietante, ragazzi. Ragazzi, buongiorno. Anche questa mattina il meteo non è dalla nostra. Abbiamo fatto bene a coprire la moto perché è un po' piovuto questa notte. Adesso solita trafila del telo, ma ripartiamo verso nord. Ovviamente l'amico Perro e anche i gatti ci hanno lasciato la sorpresa, sia nella ruota anteriore che nella gomma posteriore. Però a parte questi dettagli mi sono accorto di una cosa. Quando abbiamo cambiato le gomme, il paracardano che si sostiene grazie a questa vite e una vite qua sotto e una fascetta qua davanti non è stato installato correttamente, perché se guardate la fascetta non è stata messa al suo posto. Quindi al volo taglio la fascetta e la rimetto nuova. Anche senza fascetta non dovrebbe succedere nulla, però comunque è un ancoraggio qua davanti oltre agli altri due. Banalissimo consiglio: forbici, frenafiletti, attack, fascette sempre a portata di mano. Io le tengo dentro questo scompartimento delle borse Enduristan. Siamo in strada di nuovo, strada de tierra, però sempre strada. Il cielo del Pacifico ha sempre questo aspetto di mattina. Oddio, non sa se attaccarci o accompagnarci all'uscita del paese. Kintai non dista molto come aspetto ai paesaggi costieri patagonici cileni. Salutiamo di nuovo la barca all'ingresso della cittadina. Hasta luego Kintai. Non salutiamo per il momento il Pacifico perché oggi saliremo verso nord costeggiandolo sempre. Seguiamo per il momento l'indicazione di Playa Grande, che fa parte sempre della cittadina di Kintai. Wow. Eccola qua. Ma che spettacolo è che tu arrivi sulla spiaggia con la moto, con la macchina. Che spettacolo, ragazzi. Oggi abbiamo parlato con la ragazza che gestiva la struttura dove abbiamo pernottato e ci diceva: no, d'estate qui è caldissimo, d'estate c'è un sole. Sì, ma noi siamo in piena estate. 16 febbraio corrisponderebbe al 16 agosto. Come es? No, ma nel pomeriggio viene bello. Loro sono fatti così. Per tornare sulla F800 si sale talmente tanto che si arriva a toccare il cielo, cioè si arriva a toccare la nebbia. Quindi anche voi, se state programmando un viaggio in Sardegna ad agosto, preparatevi che è caldo, però insomma può capitare questo tipo di meteo. No, il Mediterraneo non ce lo offre questo tipo di meteo. Addirittura abbiamo dovuto chiudere tutte le zip con letto compreso. E comunque a volte quando penso alla vita in Patagonia che abbiamo visto svolgere l'anno scorso, anche queste terre abbastanza estreme mi fanno pensare al ritornello di una canzone che non so se ricordate, che diceva: bisogna essere pazzi per rimanere sani. Qualche volta vivendo qui mi è venuto in mente questo ritornello. E uno potrebbe pensare: ragazzi, siete partiti troppo presto, sono le 12:36. Per curiosità controlliamo anche la temperatura, ci sono 16 gradi. E ne approfitto per rispondere a delle domande: ma perché avete lavato i completi? Poi perdete l'impermeabilizzazione? Ragazzi, è l'esatto contrario, ci ho fatto dei video dedicati, andate a riprenderli sul canale perché molto interessanti. Raccordo Ruta 68, questa è l'unica strada che conduce a Vigna del Mar, Valparaíso da Santiago. Questa che abbiamo qui sulla nostra sinistra è la periferia di Vigna del Mar. Eccola la zona colpita dagli incendi che sono proprio arrivati a ridosso della città. Infatti questa è la strada che avevano chiuso. Intere colline completamente bruciate e comunque nell'aria si respira ancora l'odore di bruciato, no? Non ci crederete, saranno passati almeno 10 giorni. Ecco la città e ecco dove era arrivato il fuoco. Tu pensa anche su quei condomini nuovi. Messaggi politici anche al di là dell'Oceano Atlantico, quasi sul Pacifico. In galleria tantissimo l'odore di bruciato. È proprio inquietante, ragazzi.
Cioè, sembra quasi la scena di un film apocalittico. In effetti è stata l'apocalisse per tantissime persone e famiglie, purtroppo. È uno scempio. Lo sviluppo del Cile vertiginoso degli ultimi decenni ha portato a una contraddizione che si è palesata anche a casa nostra negli anni del miracolo italiano. I palazzoni come questi di fianco a casine in legno che vedete per esempio sulla collina, le classiche abitazioni cilene. Fabbrica enorme a ridosso del mare. Eccola sullo sfondo, Vigna del Mar, che prende il nome proprio da una grande vigna sul mare che esisteva prima della costruzione della città, il Pacifico. E comunque stiamo facendo la ruta del mare e dobbiamo essere onesti, sarà un po' per il meteo, non è che ci sta entusiasmando più di tanto. Fermati al volo lungo la ruta. Questa è l'ambientazione lato strada. Qua c'è Sara con il doggy bag. Non è doggy bag. Guardate che confezione, sembra Louis Vuitton. Sono appena passata dal gioielliere. 2 hamburger per pranzo, confezionati come se fossero un regalo per San Valentino. Vi faccio vedere il locale. Carinissimo, però noi come sempre mangiamo bordo Tenerona. E comunque 2 hamburger, 14 euro. Con l'etichetta hanno anche distinto quello che è per me e quello che è per Francesco. E il gringo per me a base di plantas. Erbaceo. Io la lascio qua, la rinnego come moglie. No, in realtà ho preso hamburger normale però con verdure al wok. Quale scegliete? E comunque, chiacchiere a parte, unboxing. Ma anche le patate? Apri che anche a loro deve salire la glicemia. La bava come i perri. Pazzesco. Ovviamente lo possiamo dare anche per scontato, tutto spolverizzato. E ora ci spostiamo alla Copec per prendere il caffè. La fascetta tiene, noi intanto andiamo avanti con le prove e facciamo altri 4 giri. Guardate lo spazio tra la iera color ottone e la iera color alluminio, quello è precarico codato. La iera sotto ha circa 30 scatti, da tutto chiuso a tutto aperto, ora mi trovo al 10° scatto tutto chiuso. E vamos con la prova. Nel frattempo... La hija mayor está en alguna. In Arcevia arriva. Arcevia. Arcevia. Claro. No, Sofía. Elisa. Volante. Ah, ¿está trabajando? ¿No? Sí, un poco, porque Hace un está haciendo un doctorado. doctorado. Ah, bueno. Tenemos Pero- un apellido como italiano, volante. 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 Es italiano, Sí. perfecto. Pero están en una sola moto. Una sola porque yo no manejo. Questo è il problema. La mujer è il problema. No, ahora se equivoca. El problema y la solución. Claro. Como No, es siempre. que por eso yo decía, ¿dónde vas sentada? Estuve todo el rato. Ah, Acá, acá. Soy pequeña, entonces. Sí, no, pero es mucho peso. Bueno, una foto con los amigos de Claro. Ancona. Ahí, que se vea la moto. Viene, Antonio. viene. Para mandársela a Lisa. Le decimos un saludo. Grazie. Bueno, buen viaje. Grazie. Ci vediamo. ¿Están sacando Ci buenas vediamo. fotos? ¿Están sacando buenas fotos? Sí, Frank Schaffer. Frank Schaffer. Que ¿Qué es esto? Frank es Francesco, su Ok. nombre. Ya. Yo soy Sara. Frank Schaffer. ¿Son youtubers? Sí, son youtubers. Es que él es fanático de Sí, los ¿cómo? Mira, ¿qué cosas graban en su viaje? Todo el viaje, la gente, cuando hablamos como con ustedes, El idioma. la comida, el idioma Idioma. en español, porque nosotros no hablamos bien español, Pero entonces están tenemos que... aprendiendo. ¿Cómo También. se crea un canal de YouTube? ¿Cómo se crea? Bella domanda questa. Come si crea? Dai. Puede responder. ¿Cómo se crea? Tiene que probar lentamente. Mucho trabajo. Mucho trabajo, tiene que estudiar. Nosotros queremos hablar de Sudamérica, de Chile, pero tenemos que estudiar porque no sabemos. Por Y el canal de después- YouTube. ¿Qué dice? Si van a Chile, pueden ir a comerse unos ricos completos a la Plaza de Armas. Hay como un local con varios locales como en un pasadizo y hay uno de como unos carritos. Tony, Y ¿dónde se comen los mejores completos? la Plaza de Armas, recomiendo mucho los completos. Muy ricos, sabrosos. ¿Te gusta YouTube? Los youtubers me encantan. Me encanta. Comida italiana que más te gusta, ¿cuál es? El espagueti. ¿Con qué? Pomodoro. ¿Y el tiramisú? Wow. ¡Ya tienes! Antonio ci ha trovato, ci ha buscato sul canale. No, te lo he contado. Sí, sí, nosotros. La prima cosa che ha fatto ha messo mi piace, numero 1. Seguires. Io Sara. Sara. Sara y Francesco. Francesco. Francesco, grazie. Grazie per tutto. Come sempre, noi ci mettiamo in chiacchiere, sono le 4 del pomeriggio e abbiamo ancora 3 ore e 20 minuti di strada. Adesso guidi tu.
È vero. Tenerona, mi raccomando. Ripartiamo ora da questo luogo esclusivo, come ci hanno ben spiegato. È bellissimo, hanno ammesso, noi veniamo in vacanza qua, però non è un luogo tipico cileno. Ci hanno raccomandato anche questa strada. La strada costiera è bellissima da Maentesillo in poi, quindi Zapallar, Papudo. Sono tutte case esclusive, quasi da rivista. È una zona evidentemente molto ricca del Cile. Il cielo si sta aprendo, svelando dei colori inverosimili. Finalmente, di colpo tutto sereno, tutte le nubi si sono dissolte e il Pacifico appare così come il suo nome indicherebbe. Appena terminata la ruta della costa, ora scendiamo in valle perché dal navigatore andiamo a prendere la ruta 5. E mi sentite dalla voce quando sono contento? 257 km di nulla. Ed ora vediamo se con le sospensioni rifatte più dure la Tenerona è più stabile. Stessa identica strada che abbiamo fatto per andare a Santiago, anche perché sembra una cosa assurda ma c'è solo questa. Nel giro di 1-2 minuti il cielo di nuovo tutto grigio. Primo pedaggio, 1200 peso. Le ragazze ci stanno salutando. Come? Italia! Sì! Italia! Hola! Anche il tipo della lotteria Italia, Lotteria Italia, no, non c'entrava nulla, però riportava, si faceva da portavoce. Molto calore anche dai cileni. Spettacolo della brezza marina che invade l'autostrada, o meglio la Panamericana, casine del Far West immerse nella sabbia. Di colpo, fatta la curva, è tornato l'azzurro. Abbiamo capito che fin quando faremo la 5 il meteo sarà questo. Quando poi tra poco a 52 km andremo verso destra, verso l'interno, quindi lasceremo il mare, dovrebbe arrivare il sereno. Paolo sotto Corona, scansati che arriviamo noi per le previsioni meteo. Un saluto a Paolo che manda tutti i lunedì delle nostre foto. Grazie ancora. Siamo giunti in paradiso, è tutto immerso in un'ovattata nebbia grigia che ancora ci tappa gli occhi, ecco. E comunque abbiamo fatto 240 km senza fermarci mai, sono rimasti 50 km per la struttura. Grande Tenerona, grande Sara. Siamo nel territorio terroso, come lo ha definito la mamma di Antonio, il signore che abbiamo incontrato prima, della provincia del Limarí, a 32 km da Ovalle. La stessa signora ci ha detto: ah, hai queso de cabra. In questa zona c'è una grande produzione di formaggio di capra. L'orizzonte però è sempre fascinoso. Da quel lato la Valle dell'Encanto, la Valle dell'Incanto, con le primissime tiendas de vino, perché siamo di nuovo sulla ruta dell'Elqui. Che paesaggi sconfinati, che posti, che imponenza la natura. Dalla giornata di oggi si capisce perché il Cile è lungo 5.000 km. Appena ci siamo allontanati dal Pacifico, cielo magicamente azzurro. Guardate che splendida vallata che abbiamo di fronte. Piano piano stiamo anche noi scendendo all'interno della vallata. Ecco perché la signora ci indicava il queso de cabra. Ci sono capre ovunque all'ingresso della città. Il navigatore mi dice 450 metri, forse si entra qua. C'è un po' di sabbia, ma ci siamo. Vamos. 290 km tondi tondi. Yes. Number one. Con il mono più caricato la sento molto meglio, quindi andiamo avanti e carichiamolo ancora di più. Dobbiamo testare 1000 km di asfalto e 1000 km di asfalto. Come mi chiede spesso nei commenti, step by step controlliamo sempre. Però onestamente quanto è cattiva con il tassello? Tantissimo.
Ciao ragazzi, scusate questo ingresso a gamba tesa, ma come stiamo cercando di fare negli ultimi video, vogliamo condividere questo cambio di vita in tempo reale. Il video che avete visto riguarda il 16 febbraio e adesso siamo venerdì 23 febbraio a mezzanotte 57. Quindi una settimana esatta di delay, ma promesso che in questa settimana ci rimetteremo in pari prima di ripartire con la Tenerona. Nel frattempo vi condividiamo la nostra realtà. Guardate in fondo Sara, ho messo il dipendente che mi dà una mano a montare i video, numero 1. Ma approfitto di questa tra virgolette diretta per farvi una domanda. Vorrei fare molti video pipponi, ma preferite che li pubblichiamo su questo canale o preferite che apriamo un secondo canale dedicato appunto per i video tecnici nerd pipponi? Fatecelo sapere nei commenti e al tempo stesso, se trovate il nostro lavoro interessante e ben fatto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Poi se volete supportarci con un caffè tramite il link PayPal in descrizione, grazie. Qua come siamo messi con il lavoro? Ci siamo, ma o meno. Dai! Altra cosa, la connessione wifi che abbiamo in questa zona non è proprio il massimo e dove vorremmo andare forse sarà ancora peggio, quindi non so se dovremmo accorciare un po' i video per poter riuscire a caricarli, ma come sempre questo lo vedremo strada facendo e come sempre cercheremo di fare del nostro meglio. E per farvi immergere al 100% nella nostra vita, ora sono l'1:08, devo caricare queste clip che sto facendo, Sara deve finire a inserire sottotitoli, dobbiamo aspettare che il programma, il software del montaggio video post processa tutto il file, impiegherà circa 40 minuti per poter poi mettere a caricare, mettere in upload il video questa notte. Ho controllato la velocità di connessione tramite lo speed test e in teoria questa notte ce la dovremmo fare, quindi ci vediamo domani in premiere. Maleducatamente non vi abbiamo detto dove siamo a Tinogasta e abbiamo appena fatto il Paso San Francisco, siamo tornati di nuovo a 4780 metri, ma lo vedrete a brevissimo e questa volta è stata più dura dell'altra volta. Piccolo spoiler, ciao ragazzi. Baby.